e finisce qui. Parma 0, Inter 2, abbiamo vinto noi. Una vittoria pesantissima, importantissima per l'Inter a Parma, che approfitta del passo falso casalingo del Napoli contro il Verona e si porta a +4 dal Napoli, proprio in vista della super sfida di domenica a San Siro. Inter-Napoli, uno scontro di alta classifica ad alta tensione. È una vittoria che pesa tantissimo, quella dell'Inter questa sera a Parma. Un gol per tempo, entrambi nei finali di tempo, quello di Di Marco al 44esimo, quello di Thuram al 97esimo, nel mezzo anche una rete annullata a Bonny proprio nel finale, contro un Parma che contro nessuno ha mai sbracato, una squadra che ha un poco potenziale offensivo, che con questa non propone un calcio particolarmente innovativo ma molto efficace dal punto di vista difensivo, tant'è che l'Inter stradomina dal punto di vista della produzione, della quantità di palloni toccati e giocati e di tiri verso la porta avversaria. Alla fine l'Inter chiude con qualcosa come 26-27 tiri, addirittura una roba del genere, ma il Parma resta ancorato e aggrappato a questa partita fino all'ultimo, che l'Inter però si merita di portare a casa e lancia un segnale fortissimo a questo campionato. Simo? Era una partita veramente delicata e una partita quasi che vale 6 punti, perché prima di vedere anche la scorsa giornata si diceva l'Inter deve arrivare alla gara di Napoli con 2 vittorie in modo tale da arrivare nel modo giusto, a maggior ragione dopo che il Napoli non vince in casa col Verona, piuttosto a sorpresa, e questa gara qui si caricava intanto di tanta tensione, perché comunque penso che anche nella testa dei nostri giocatori ci fosse l'idea di dire se vinciamo allunghiamo, e quindi rischiavi che ti tremassero un pochino le gambe. E poi ecco, si diventava, come dicevo, una gara quasi da 6 punti, non da 3. E l'Inter sì, ha avuto ancora qualche problemino in fase di finalizzazione con qualche gol mangiato, però a posteriori, avendola vinta così, ha fatto la classica gara della grande squadra, la gara che se fa il Milan di Allegri si dice ecco, queste sono le partite che Allegri non perde mai. E infatti l'Inter poi vince 2-0, in difesa concede una occasione con quella traversa di Ondrejka nel primo tempo e basta, ne prende poi peraltro 2, quindi vince anche sul conto dei legni, domina la partita, domina il possesso. Devo dire, la gara non si alza nemmeno mai di ritmo, il che vuol dire che comunque a livello di energie forse non abbiamo straspeso, diciamo così, e quindi ci sono solo notizie positive. Sono super super contento. Sono d'accordo, qualche notizia negativa magari c'è nella prestazione di qualche singolo, di cui magari tra poco parleremo. Concordo molto con te, Simo, nel discorso della vittoria da grande squadra. Sono assolutamente d'accordo con te, di un Inter che ha controllato e ti dirò, nel secondo tempo, nel momento in cui l'Inter va in vantaggio, io pensavo che nel secondo tempo il Parma potesse alzarsi un pochettino di più e cercasse magari anche un po' di più la via del gol. In realtà l'Inter nel secondo tempo non ha subito niente, con una Akanji dominante dal punto di vista difensivo. Mi è piaciuto molto Bissek, ha fatto un partitone Carlos Augusto, secondo me, anche se poi forse alla fine il migliore sarà Di Marco. Penso che la Lega Serie A premierà Di Marco, ma al di là del gol ha fatto molto bene anche sulla fascia in fase offensiva, con un po' di imprecisione nel finale, ma comunque tanti giocatori secondo me in questa partita finiscono nella classifica dei top. E sesta vittoria consecutiva in campionato. L'Inter ha piazzato una sgasata potente in questo momento della stagione. In attesa del Milan domani sera, l'Inter si porta a +4 al momento dalle seconde. Domani il Milan contro il Genoa, chiaramente sì, ma il Milan vincerà abbastanza facile, immaginiamo che sia no problem. scontata la vittoria del Milan, ed è un messaggio importante, una grande opportunità per l'Inter, che domenica può dare un colpo forte a questo Napoli, che testimonia e conferma le difficoltà del mercoledì sera. Ecco, Antonio Conte col mercoledì sera non va molto d'accordo, e quindi abbiamo visto che avere tante partite ravvicinate crea delle difficoltà, soprattutto a chi non è abituato a rendere così bene, e questo inevitabilmente, Simo, ci testimonia che uno snodo importante della lotta a scudetto sarà legato anche alla Champions League, a quanto andranno avanti Inter e Napoli, evidentemente. Per cui bene così. Top e flop dal tuo punto di vista, Simo?
Allora, ma alcuni li hai già detti tu, dei top aggiungo Manuel Akanji, che ha dato il via al suo regno di dominio italiano dal mese di agosto e non ha ancora smesso, è seduto sul trono e ancora non si è mosso, perché è un giocatore fantastico, ha combattuto soprattutto con Pellegrino, poi nel finale anche con Cutrone, ma non si è mai... Lui ha la capacità di non scomporsi mai, però non lo freghi mai, veramente mi fa impazzire come giocatore. E ti dico, tra i meno brillanti io probabilmente inserisco Sucic, che purtroppo mi sembra in una parabola di involuzione, come dicevo anche in cronaca, ormai piuttosto prolungata. È vero che è ancora giovane, quindi nel senso ci può pure stare. Mi dispiace perché era partito bene e lo vedevo come un giocatore che ha tutte le caratteristiche per imporsi anche velocemente. Invece sta facendo un po' di fatica. È sempre o spesso uno di quelli che corre di più anche quando lo vedi meno. Quindi non so nemmeno se sia una cosa positiva, perché potrebbe essere che debba correre meglio piuttosto che semplicemente tanto, però comunque se si evidenzia solo lui o comunque giusto un paio di giocatori, vuol dire che è andato tutto bene e sono contento così. Secondo me è cresciuto poi Mkhitaryan nella prestazione. Secondo me in questa partita però ancora una volta è contenuto un grande messaggio alla dirigenza e un grande segnale sul mercato dell'Inter. Cioè c'è una segnalazione enorme, un campanello d'allarme enorme, soprattutto nel mese in cui il mercato è aperto, che lampeggia forte, perché Luis Enrique anche stasera siamo sempre lì, nel senso alla nona partita consecutiva. Intanto il fatto che dalla partita col Pisa in poi l'unico ad aver giocato tutte le partite sia stato Luis Enrique già è una prima cosa. Che l'abbia fatto non per meriti ma per esigenza è la seconda osservazione da fare. Esce Luis Enrique a un certo punto per cambiarlo, per preservarlo, e l'Inter si posiziona a 5 con Carlos Augusto che va a fare il quinto a destra a piede invertito ancora una volta, esperimento che era stato bocciato da Chivu e da tutti noi. Se non è un messaggio al mercato e alla dirigenza questo, io davvero ragazzi non so cos'altro dire, cos'altro pensare. Mi sembra piuttosto evidente che qualcosa serva lì e che qualcosa si debba fare. Io leggevo oggi le ultime stime, diciamo, sul rientro di Dumfries sono inizio marzo. Vuol dire che passano ancora 2 mesi di stagione nei quali affronterai le ultime 2 giornate di Champions, nei quali affronterai gare importanti di campionato e tu hai un giocatore. Darmian, a parte che ancora non è disponibile, ma pure quando tornerà è fermo da metà ottobre, a 35 anni, non lo conterei manco più. Tu hai un giocatore, quindi ti serve un giocatore intanto per dare fiato al tuo attuale titolare che è Luis Enrique, e Carlos Augusto non è presentabile in quella posizione, l'abbiamo visto qualche gara fa. E comunque a trovare anche un giocatore che possa mettere delle caratteristiche un pelino diverse da quelle di Luis Enrique può sempre far comodo, perché poi Luis Enrique, col fatto che sta trovando continuità e che secondo me si sta amalgamando sempre di più, lo vedi più in partita, però rimane ancora secondo me un giocatore molto lineare in quello che fa, cioè non riesce mai a dare quella fiammata né nell'uno contro uno né in autonomia, ma nemmeno nel dialogo e nel triangolo con braccetto destro e mezzala destra come fa Di Marco sulla sinistra. Quando gioca Bissek spesso riescono a farlo portando avanti Bissek e facendo arrivare in area Bissek, che anche oggi nell'occasione in cui tira Sucic di fatto fa una buona giocata, però la fluidità che trovi e che per esempio manda Di Marco spesso al cross a sinistra con Luis Enrique non ce l'hai mai, quindi lui consolida il possesso, ha tecnica, mantiene la fluidità del giro palla, però non aggiunge niente, e quindi cioè, comunque anche mettere delle caratteristiche diverse serve, non è una cosa che si può evitare in questo mercato, mi dispiace. Sì, perché nel momento in cui Di Marco a sinistra e anche Bastoni costruiscono tantissimo, cioè o Luis, cioè quello di destra o mi dà la chiusura sul secondo palo, che ci sta mancando tantissimo, o almeno mi deve dare qualcosina in più dal punto di vista qualitativo nel cross. E così io dico, va bene, non mi chiude lui sul secondo palo, ma mi crossa molto bene, gli attaccanti possono riempire di più l'area di rigore. Anche oggi praticamente da destra non siamo mai arrivati al cross, e quando ci siamo arrivati sono stati sbagliati da lui ma anche da Sucic, e anche a livello di qualità di coinvolgimento è stato veramente, veramente molto poco.
per me è inevitabile, qualcosa lì serve, e ripeto, o cerchi un giocatore con delle caratteristiche alla Dumfries a livello fisico, o cerchi qualcuno che ti dia più impatto anche al cross. Prima di chiudere, Simo, la partita si chiude con 4 falli commessi dal Parma e 20 commessi dall'Inter, con 3 ammonizioni per l'Inter. Visto che c'era questa polemica sugli arbitraggi e sui cartellini per l'Inter, ti chiedo una valutazione sui cartellini e sull'arbitraggio, e poi leggiamo le super chat in sospeso. Ma sono numeri sicuramente molto sbilanciati. Partiamo dal presupposto che l'Inter ha dominato l'80-85% della partita, quindi poi quando tu palleggi nella tre quarti offensiva e perdi palla, è più facile che nella loro ripartenza magari vai a commettere fallo. Dei 3 gialli, uno è per Carlos Augusto che allontana la palla dopo un fischio a gioco fermo, uno è per Thuram che all'ultimo secondo non rispetta la distanza della barriera, cioè non della barriera, una distanza dalla palla, diciamo, sulla punizione, quindi poi in realtà alla fine il giallo è uno di Ciala che c'era. Diciamo che a me Colombo non ha convinto per il fatto che mi sembra aver fischiato un po' troppo in generale su alcuni contatti, a prescindere dalle maglie, e in effetti i numeri che raccontavo nelle prepartita danno conferma, perché quest'anno ha quasi 30 falli di media fischiati, però per fortuna poi c'è da dire che la partita non è stata, non ha offerto spunti, diciamo, di discussione, anche se ci sono stati 2 interventi VAR, secondo me entrambi corretti, il primo per convalidare il gol di Di Marco, il secondo per annullare quello di Bonni per fallo di mano di Thuram precedente. Grazie a il nostro Franco che dice che esulta per il gol di Ticus, e questo vale. Forza ragazzi, grazie mille nostro Franco. Name Surname, grazie di cuore, un panino con il prosciutto a tutti per festeggiare. Grazie Name Surname. Buono. Meno male, scrive Pica Pica, che esulta per questa vittoria. Grazie mille per il solito supporto. La nostra Angela che regala anche un abbonamento. Grazie mille la nostra grande Angela. E grazie a Fabio che mi offre un'aspirina per il mal di testa. Sono stato un po' condizionato stasera dal mal di testa che mi sta distruggendo, ma ce la faremo. Grazie di cuore Fabio, grazie a tutti voi per il supporto. Mi raccomando, vi aspettiamo nel club, e se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, mi raccomando, oltre a fare un salto su passioninter.club con il QR code da scannerizzare lassù in alto col telefono e il link in descrizione per entrare nella nostra grande community con interisti da tutto il mondo.